Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere alla mia sinistra, oggi sarà un video unboxing. Per la precisione vi mostrerò la nuovissima Kevol AF600, l'ultima friggitrice uscita in casa Kevol, uscita esattamente il mese scorso. Il video di oggi si dividerà in tre parti. Nella prima parte vi mostrerò il contenuto della confezione e vi elencherò tutte le caratteristiche tecniche. Nella seconda parte faremo insieme la procedura di installazione, andremo a connettere la friggitrice al nostro smartphone, perché tra l'altro questa friggitrice è anche dotata di connessione wifi. E come conclusione, nella terza parte faremo un test di cottura andando a friggere delle patatine fritte direttamente con questa Kevol e alla fine del video vedrete il risultato finale. E ora procediamo subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato i 4 canali Telegram dedicati alle offerte a tempo Amazon divisi per categorie: games, tecnologia, fitness e abbigliamento, per cui se comprate spesso online entrate nei canali, così sarete avvisati H24 7 giorni su 7 su tutte le offerte lampo e inizierete a risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. E ora andiamo ad aprire. Tada! Guardate che meraviglia! E anche il vetro trasparente per monitorare la cottura. E ora andiamo a analizzare tutte le sue caratteristiche tecniche. Ha una potenza dichiarata di 1350 watt, connessione wifi, capacità di carico di 6 litri, vetro trasparente resistente alle alte temperature, telaio rivestito in ceramica, cestello estraibile lavabile in lavastoviglie, pannello touchscreen a 12 funzioni e app dedicata con più di 100 ricette selezionabili. Per quanto riguarda le dimensioni, misura 30 cm di lunghezza, 32 di larghezza, 35 cm di altezza per un peso totale di 5,8 kg. Adesso andiamo a analizzare le funzioni del touchscreen e le qualità del cestello e dopo andremo a scaricare l'app Kevol per connettere tramite wifi la friggitrice al nostro smartphone. Partiamo dal cestello. È estraibile ed è completamente lavabile in lavastoviglie, per cui una volta che l'avrete utilizzata vi basterà mettere il cestello direttamente in lavastoviglie e avrete risolto il problema della pulizia. Un altro punto di forza di questo cestello è la presenza del vetro trasparente. Infatti questa Kevol è una delle poche friggitrici ad avere questa caratteristica. Ad esempio le friggitrici della Philips sono completamente chiuse e questo è un grosso problema, perché se voi volete monitorare la cottura dovete aprire e chiudere il cestello tutte le volte, non riuscendo a vedere lo stato di cottura del cibo all'interno, provocando un ritardo nella preparazione e aumentando notevolmente il rischio di sbagliare la cottura. Ora andiamo a vedere il touchscreen. Per accenderla basta premere il pulsante accensione. Come vedete si illumina tutta la plancia. Nella parte sinistra a intermittenza sarà elencata la temperatura e i minuti di cottura. Questa è la connessione wifi, la temperatura da regolare, il timer, e qua sotto ci sono già 12 ricette preinstallate già pronte per essere selezionate. E ora andiamo a connettere tramite la connessione wifi la Kevol al nostro smartphone. Per fare ciò andate nell'home page del vostro smartphone, dopodiché selezionate il Play Store di Google e in alto nel motore della ricerca digitate la parola Kevol e il risultato della ricerca sarà esattamente l'app di questa friggitrice. Fate clic su installa. Una volta scaricata vi apparirà l'icona dell'app Kevol sulla schermata principale, la andate a selezionare, fate consenti, anche qua fate sempre consenti, in basso selezionate la scritta in verde crea nuovo account, andrete a inserire una mail, una password e il vostro nome utente, dopodiché vi arriverà un link nella mail che avete inserito e andando a cliccare quel link andrete a completare la configurazione. Come vedete la friggitrice è stata connessa al mio smartphone e ora la potrete direttamente comandare dal cellulare. Guardate, adesso per accenderla invece di schiacciare il tasto premerò il tasto play del mio smartphone. Avete visto? La friggitrice è appena partita. Dopodiché se la volete spegnere, aumentare o abbassare la temperatura vi basterà sempre digitare dal cellulare. Adesso la andiamo a spegnere premendo il tasto spegnimento. È un'applicazione veramente utilissima perché oltre a farvi comandare la friggitrice da remoto, all'interno sono salvate più di 100 ricette per stupire i vostri invitati. Devo dire che la Kevol si è veramente superata perché altre friggitrici competitor come quelle della Philips non sono dotate della connessione wifi, per cui veramente hanno fatto un ottimo lavoro. Se per caso anche voi come me siete interessati alla Kevol AF600, vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto di questo modello e anche il link dello store ufficiale della Kevol. E ora siamo arrivati al test finale. Ora andrò giù in cucina e andremo a cucinare un piatto di patatine fritte con questa friggitrice. Siete pronti? Andiamo! Come prima cosa prendete le patatine e le andate a versare su un piatto teso. La quantità dipende dal numero di persone, nel mio caso farò circa 100 grammi. Dopodiché andate a riempire un cucchiaio d'olio e una volta fatto lo andate a versare delicatamente sulle patatine. Poi a mani nude andate a mescolare tutte le patatine in maniera tale che siano tutte umettate con un po' d'olio.
Adesso andate a accendere la friggitrice, dopodiché andate a selezionare il preriscaldamento, che è l'icona in basso a destra. Come vedete la temperatura selezionata è 200 gradi per circa 5 minuti. Per far partire basta che schiacciate Start e una volta finito il ciclo di preriscaldamento sarà il momento di infornare. Ora che è finito il ciclo andiamo a versare le patatine dentro al cestello, ecco così. Sentite già come stanno friggendo. Chiudiamo. Per le patatine fritte, come vedete, c'è già la programmazione preinstallata, quindi vi basterà semplicemente schiacciare. E come vi dicevo durante l'introduzione, essendo dotato di vetro trasparente, potete monitorare in qualsiasi momento la vostra cottura. E ora aspetteremo circa 10 minuti e dopo andremo a estrarre il cestello. Ma non vi preoccupate di tenere il timer, perché questa friggitrice vi avviserà con un allarme acustico quando sarà finito il ciclo di cottura. Ma non solo, perché si spegnerà in maniera automatica. Andiamo ad estrarre le patatine, le versiamo, guardate come sono belle rosate, un po' di sale e questo è il risultato finale. Guardate che belle, e tra l'altro sono super croccanti, sentite come sono dure. Non hanno veramente nulla da invidiare a quelle fritte direttamente nell'olio. Ma non solo, perché rispetto alla frittura tradizionale avrete 3 vantaggi da non sottovalutare. Risparmierete sui costi, perché infatti non dovrete più acquistare l'olio di frittura. Seconda motivazione, non avrete più i cattivi odori in giro per casa ad ogni preparazione, perché infatti questa friggitrice è completamente inodore. E terza e ultima motivazione, con questo sistema di cottura non avrete l'olio di scarto da dover conferire. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link di questa bellissima friggitrice e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. E io intanto mi vado a pappare questo ben di Dio. Ciao!